possono sparire. Sì, gli stessi coreani, gli stessi ragazzi lo dicono. Molto importante. Saranno fedeli, cioè no, non fidanzate. Hanno delle applicazioni per incontri. Ok. Hola, come state? Io spero che state super bene. Avete già letto sicuramente il titolo, quindi sapete benissimo di cosa tratta questo video. Questo video è stato fatto con la collaborazione dei miei amici coreani che in modo, io presumo scherzoso, ma avete presente quel misto scherzo, però in realtà ti sto dicendo la verità, ecco così, hanno deciso appunto di darci questi 5 consigli, cioè darvi questi 5 consigli. Per chi se l'è perso, uno di loro ha già risposto ad alcune domande vostre, ve lo lascio qui. Niente, incominciamo con questo video perché appunto sicuramente voi non vedete l'ora di sapere questi 5 consigli. Ma prima di incominciare, se vi piacciono queste tipologie di video, ricordatevi di mettere like, condividere, iscrivervi, commentare, ma soprattutto schiacciare la campanellina in modo che ogni video che io metta a voi esca. La prima, i ragazzi non sono come i drama. Allora, io credo che questa sia una cosa che loro soffrono fortemente, perché sia Brad me l'aveva già detto, me lo vogliono ripetere in questo video, quindi presumo che la maggior parte delle persone pensano che siano come i drama, ragazzi. No, non siamo in un film, noi non siamo le povere sfigate che incontriamo il ricco con la madre che ci dirà di lasciarlo perché lei è ultramilionaria e vuole che stia con un altro ultramilionario mentre noi siamo delle sfigate. No. Quindi no ragazze, cioè i ragazzi sono uguali, ovunque, che andate a Hong Kong, che andate in Corea, che andate in Italia, che andate su, giù, al Polo Nord, sono uguali, non sono come nei film, non sono... Presumo che se ve lo vogliono dare come consiglio, soprattutto come uno dei primi, sia molto importante che capiate che no, non sono come nei K-drama. No, anche perché... no. Secondo, io lo voglio sottolineare, cioè prendetevelo, scrivetelo nei post-it, schiacciatevelo ovunque, perché possono sparire. Sì, possono sparire, possono fare quello che si chiama ghosting e lo fanno. Cos'è? Allora, per chi non lo sapesse, il ghosting è semplicemente che tu stai messaggiando con questa persona, ti frequenti, ti senti, questi spariscono dal nulla, così, ciao, addio, chi si è visto si è visto. E niente, quindi voi dovete prepararvi a questa evenienza che da un giorno all'altro potrebbero sparire, fare ghosting e voi rimanete lì come delle pere gnocche. Preparatevi. Cioè, gli stessi coreani, gli stessi ragazzi lo dicono. Ovviamente non sono tutti così, magari... cioè, semplicemente state un pochino più attente. Non innamoratevi subito, non state lì affezionandovi e tutto, cioè, con calma, perché appunto c'è questa cosa che possono prendere e andarsene. E ciao. A proposito di ghosting, ma a voi, è mai capitato, cioè, che qualcuno vi facesse ghosting? Vi prego, scrivetemi sotto nei commenti le vostre esperienze, se qualcuno vi ha fatto ghosting, qualsiasi cosa, vi prego, io voglio leggere, perché non voglio pensare che io sia stata l'unica. Questa è una cosa che quando mi hanno detto io mi sono messa realmente a ridere. Cioè, voi immaginatevi che gli stessi ragazzi vi dicano queste cose, cioè, ridete, credetemi, ridete, io sono morta. Allora... terzo consiglio, che però loro hanno voluto scrivere in un altro modo, hanno voluto chiamarlo saranno fedeli, perché il consiglio che loro vi danno è quello di controllare il cellulare dei vostri fidanzati o appunto, cioè non fidanzati, aspettate, delle persone con cui vi state frequentando, sentendo, che però è un po', perché se siete a distanza è un po' impossibile, però ci sono i metodi che voi vi spiegherò un pochino. Ritorniamo a noi, perché io ogni tanto mi perdo nei discorsi. Loro considerano questa parte molto importante. Cioè, per voi ragazze, non per loro. Se voi ragazze vi state frequentando con un ragazzo coreano, dovete controllare se nel loro telefono hanno delle applicazioni per incontri. Tipo, in Corea è molto famoso questa app che si chiama tipo Amanda, che è per incontrarsi, cioè per come tipo Badoo, Tinder, queste cose così. Quindi loro dicono: controllate se questa persona con cui vi frequentate, con cui uscite, ha questa applicazione nel telefono, perché se ce l'ha, insomma, vorrebbe dire che le cose con voi non sono molto serie.
Allora voi vi chiederete, sì, ma se noi siamo in Italia e ci frequentiamo con uno che sta in Corea, e come facciamo a controllare? Ve lo dico subito, se andate in queste applicazioni e vedete che lui, che c'ha ancora il profilo, ce l'ha. Fine, bella, morta là. Ovviamente loro lo dicono, non fate subito le psicopatiche, non impazzite subito, chiedete a lui perché ha ancora questa applicazione e se potrebbe toglierla. Bene, e io invece vi dico che qualsiasi cosa lui dica, ditegli di cancellarla, appunto, perché nel senso, se ti frequenti con una persona non dovresti voler conoscere altre persone. Non lo so, molti vi useranno la scusa dell'amicizia, molti vi useranno 3000 scuse, state attenti. Io penso che il consiglio migliore di tutti sia occhio, state attenti. Cioè io sto leggendo un po' i nomi delle categorie che hanno dato e non lo so, hanno dato dei nomi assurdi, perché veramente, cioè io ho qua il foglio che mi sono scritta e sono assurdi. Allora, questa categoria, che sarebbe la quarta, si chiama Ti presenta agli amici. Intendono che se dopo un bel po' di tempo che vi frequentate, insomma, sapete che per esempio i 100 giorni sono molto importanti in Corea, comunque dopo il terzo appuntamento, tra virgolette, sareste già fidanzati, ok? Quello che loro mi hanno detto è che se dopo un periodo, diciamo un periodo, decidete voi, insomma, loro comunque non vi presentano ancora gli amici, togliete la famiglia, perché la famiglia, cioè, è comunque una cosa importante, si sa, vabbè. Però agli amici, se comunque non uscite con i suoi amici o lui non ti presenta ai suoi amici, dovete un po' allarmarvi, perché potrebbe essere che lui vuole divertirsi o comunque, ma anche magari no, però semplicemente non è una cosa molto seria per lui, nel senso che potrebbe essere ancora titubante sulla vostra relazione, quindi secondo loro appunto o non sono ancora pronti o semplicemente vogliono... avete capito? Sono flessibili. In che senso sono flessibili? Cioè, perché hanno chiamato questa categoria sono flessibili? Forse sono aperti mentalmente? Poi io la chiamo sono aperti mentalmente. Sono più aperti mentalmente, punto di domanda, punto esclamativo, punto di domanda. I ragazzi coreani che hanno avuto esperienza all'estero, non quel tipo di esperienza, ok, ricapitoliamo. Intendo dire che sono andati all'estero e hanno vissuto lì per qualche anno, sono diciamo forse più aperti mentalmente, più flessibili, più magari calorosi, ecco, mettiamola così. Però per la maggior parte, così affermano, sono diciamo un po' più tra virgolette chiusi, un po' più resti, privati, insomma. Ecco, quindi un consiglio che loro vogliono darvi è andate con cautela, cioè non state lì subito ad abbracciare, cercate di capire anche la cultura di quella persona. E come meglio capire la cultura di quella persona? Guardando i miei video, dove vi insegnerò alcune cose, dove vi farò vedere anche molti posti. Ok, non so voi, però io mi sono divertita, veramente divertita a leggere quello che loro dicevano, quello che scrivevano, perché era come se veramente, cioè, è come se noi dicessimo le nostre cose, in senso, capito? Quindi era veramente divertente. Ovviamente prendete sempre tutto con le pinze, nel senso che sono delle persone, potrebbero essere tutti così, tutti no, sono comunque i loro pensieri, ma soprattutto sono consigli detti anche in modo ironico, quindi anche un po' nella verità per farvi ridere, però è la verità. Se ve lo dicono loro è constatato, posso anche dire soprattutto sul ghosting, verissimo. Quindi nulla, è un po' diverso rispetto ai video che faccio solitamente, sia questo che quello scorso. Quindi fatemi un po' sapere se questi video vi piacciono, se vi divertono, fatemi sapere tutto, commentate, scrivetemi tutto quello che volete e ci vediamo la prossima volta. Bentornati nel mio canale. Mamma mia, sicuramente, quindi sapete, il terzo punto è saranno fedeli. Cioè, ma è possibile che loro stessi dicano queste cose? Vabbè.